Salve a tutti, siamo al secondo Ciao. numero, Mena Bovino e Angela Rissaldo, siamo i caporedattori di questa redazione, oggi veramente quasi tutta al femminile, e abbiamo il secondo numero di Ristorie. Ringraziamo pubblicamente Giuseppe Mosco che ci ha incluso nel suo blog, nel suo Guerre Spaziali, interessantissimo, soprattutto sul punto di vista della cultura in generale e degli scrittori. E oggi abbiamo proprio uno scrittore che abbiamo ospitato, che in realtà è una vecchia conoscenza di Ristoriamoci, perché già è venuto negli anni passati e ha fatto anche un corso di formazione di giornalismo in una lezione di gemellaggio con una scuola di Pomigliano d'Arco, come si chiama? Falcone Paciano, con la quale siamo ancora gemellati insieme a altre 15 scuole per la scia di Valeria. Detto questo, Carmine Leo, cosa dire di Carmine Leo? Lo conosco da tanti anni, lui nasce come maestro, che per noi è un valore aggiunto, e quindi ha avuto a che fare per anni con i ragazzi, con la scuola, anche dal punto di vista gestionale, quindi sa perfettamente, e devo dire da parte nostra che siamo ancora in servizio che è andato via nell'anno giusto quando la scuola ha cambiato un volto della sua natura, però rimaniamo anche noi persone di passione anche per il lavoro che stiamo facendo, e Carmine è uno di noi da questo punto di vista. Che cosa è Carmine? Nasce come anche giornalista, pubblicista e anche soprattutto scrittore. Ha scritto testi di vario tipo, adesso ce ne parlerà, da uno autobiografico molto interessante che ha parlato di sé, della sua vita, delle sue esperienze, dei romanzi storici, perché lui oggi vive in Irpinia, è tornato a vivere ad Avellino dove sono le sue origini, ma ha vissuto per tanti anni a Napoli e la scuola l'ha frequentata comunque la città di Napoli e ce ne parlerà. E ha scritto, sei all'attivo con quanti libri? 9, mi pare? Quanti libri? 9 libri, tra cui l'ultimo dedicato alla poesia. E quindi io vorrei dare la parola a lui e soprattutto ai ragazzi che si alterneranno nella postazione e faranno domande e curiosità a Carmine. Buongiorno a tutti, voglio esprimere certamente il mio piacere di ritornare in questa scuola e mi sta anche partecipe insieme alla maestra e ad altre persone, ad altri alunni come voi che hanno fondato e portato avanti quello che adesso voi state continuando, Ristoriamoci. Quindi è un perfetto connubio tra cultura e impegno personale. Quindi io come nasco? Nasco come insegnante. Prima alle superiori, un po' il gambero, l'aragosto che va indietro, no? Dalle superiori alle medie con matematica ho insegnato alla scuola di media di Parma e poi ho insegnato, sono entrato nella scuola elementare. Prima nella 167 di Napoli, che si chiama Scampia oggi, e quindi sono stati anni durissimi. E poi, sapete, io provengo dal centro di Napoli, vivevo al centro di Napoli. Il mio papà, le case che ha comprato erano San Gregorio Armeno, via Duomo, quindi sono del luogo io. Ho vissuto tanti anni, poi ho dovuto studiare e quindi mi sono spostato. La mia cultura è una cultura che si chiama classica, cioè fondata sulla letteratura, anche scientifica, perché ho fatto degli anni dovevo diventare medico. Forse spero di essere stato un buon insegnante, questo almeno è importante. E poi per il resto ho vissuto di esperienze e queste esperienze sono diventate tanti libri. No? Il primo libro, perché voi fate parte di una redazione e io per quanto riguarda il primo libro è stato un libro che è stata un'indagine sul territorio insieme alla scuola, a degli alunni
che partecipavano al corso di giornalismo, universitari o alle ultime classi delle superiori, che poi hanno avuto anche il pregio di avere assegnati dei punti per l'università, dei punteggi all'università. E il secondo invece è un libro che avete visto, è autobiografico, Venti di mare, dove racconto la mia vita, la mia esistenza, e poi c'è una parusia finale, cioè una conclusione finale che non ve la sto a dire, però dopo ve la potete andare a leggere. E poi man mano questa cultura storico-letteraria è continuata attraverso il libro delle foibe, che io qua ho presentato, in questa scuola l'ho presentato, quindi mi onoro di essere sempre mi onoro di essere stato sempre partecipe con questa scuola, un afflato con questa scuola, un gemellaggio non soltanto di giornalismo, ma un gemellaggio affettuoso tra alunni e alunni, tra docenti e docenti. E poi ho continuato a seguirvi con il vostro giornale. Io ho seguitato a scrivere, quindi le mie opere, dopo Il colore del sangue, che si riferisce a una cosa importante, voi sapete che cosa sono le foibe? No? Nessuno ha mai sentito parlare di foibe? Un po' ne abbiamo parlato con Eleonora. Sì, che ne abbiamo parlato con Eleonora Davide. È venuta la carissima Eleonora qui, dove certamente avrà parlato del suo libro Il Normanno. Bene, le foibe erano queste grotte, ma anche dei cunicoli sopra le Alpi carsici, dove venivano buttati anche vivi coloro che si opponevano al governo titino, cioè di una certa estrazione politica di sinistra, ma era non quella moderata degli anni nostri, ma era quella aggressiva e omicida di un dittatore. Bene, dopo quel libro ne sono venuti altri. Un libro importante che ha avuto prima un certo rilievo è un libro di poesia. Non mi ero mai cimentato. Che cos'è la poesia? Per voi che cos'è la poesia? Facciamo più dinamico perché ti fanno domande. E allora, sì. Vuole intervenire, si siede alla postazione, per piacere. E quindi abbiamo continuato poi a scrivere, ma in effetti perché io scrivo? Uno, perché sento di dire qualche cosa, di compartecipare in qualche cosa, e io sono sicuro che anche voi siete capaci di far parte di un messaggio che voi certamente a noi adulti volete lanciare attraverso gli scritti sul giornale, ma un domani magari anche attraverso i libri. Noi affrontiamo tutte le storie moderne e anche quelle che sono personali, dalla guerra con il lungo i sentieri del grano, alla scuola. La scuola è uno degli ultimi libri che vi interesserà, perché è la scuola che abbiamo condiviso io, le vostre maestre e chi ha insegnato, quindi è una scuola moderna, quella che noi vorremmo, quella che noi desideriamo. Io non mi dilungo, l'ultimo libro sono 70 sfumature, perché l'animo ha tante sfumature. Io davanti al volto di una bambina posso avere tante emozioni, davanti allo spettacolo di un sole che sta tramontando ho tante emozioni diverse da te e dall'altra, quindi ho tante cose che ho voluto esplicitare. E adesso basta e aspetto da voi alla vostra. Allora, ci sono le due postazioni che abbiamo messo, io sono molto mobile, come vedete,
E a turno adesso c'è Gioia e c'è Bruna. Bruna, dai, presentatevi e fate le vostre domande. E poi a turno mi fa la domanda a tutti, non risposte più brevi, così ho spazio a tutti a farvi tutte le curiosità che vi vengono da dire. Bruna. Mi chiamo Bruna e volevo chiederle se già da piccolo aveva iniziato a scrivere qualcosa oppure nell'età più grande. Non capito. Se già da piccolo aveva iniziato a scrivere oppure quando era un po' più grande. No, veramente ho iniziato a scrivere, voi saprete chi è Camilleri, il commissario Montalbano. Io tenevo un corso di giornalismo residenziale proprio nella terra di Montalbano. E venne De Rosa, uno scrittore, un critico letterario, che era colui che faceva le prefazioni proprio a Camilleri, e ci fece fare un compito, ma non a me, perché io ero uno che dovevo insegnare agli altri, si faceva e io mi misi in gioco e se voglio vedere se sono capace di scrivere e di saper raccontare in 2 cartelle, cioè le cartelle sono 2 fogli a 4, e quello che mi ha chiesto. Alla fine, senza nomi sopra di a chi appartenesse il compito, eccetera, De Rosa, che ha scuole di tutto il mondo di scrittura creativa, disse: ma di chi è questo qui? Chi è questo qui? Ma proprio in sicuro. E io mi feci piccolino, immaginatevi, insomma era il mio. Mi chiamò, disse: questo mi farà una di quelle ramanzine. Dice: complimenti, lei deve scrivere. E così io scrissi il primo romanzo storico. Gioia. Volevo chiedere se c'è stata una persona oppure delle persone che ti hanno accompagnato per tutto questo percorso E allora, certamente sì, ma non materialmente, non è che mi hanno dato dei consigli come scrivere o che. Diciamo, io provengo dal giornalismo e inizialmente le ragioni dello scrivere erano ragioni storiche. Infatti ho fatto il primo libro, era la mia storia. Ho dovuto modificare i nomi, però è la mia storia. E quindi è storia vera. Come negli altri libri c'è parte di me. Mano a mano ho cercato di affinarmi. Certamente ho avuto chi me l'ha letto, una professoressa, penso sia stata anche qui, una professoressa di sociologia dell'Università di Napoli, mia figlia, che me li guardava, me li vedeva, insegna sociologia alla Federico II. E quindi solo questo. Poi man mano ho cercato di affinare le cose, e conoscendo un critico, conoscendo l'altro, ho fatto tesoro delle loro critiche. Però è dura all'inizio, però se tu hai il coraggio di andare avanti, poi ti affinerai mano a mano. Ci sono nelle case editrici i correttori o i rilettori, perché tu vuoi scrivere un romanzo e lo scrivi perfettamente, però ti può scappare la I senza accento, ok. E quando vai a correggere tu stesso, ti accorgi che non è corretto, perché tu ce l'hai qua dentro nel romanzo lo scritto, e quindi quando leggi tu vai a vedere se la corri, perché lo sai già. E allora ci sono quelli che dicono correttori che te lo correggono. Noi abbiamo meno. Noi abbiamo il nostro caporedattore. No, volevo dire a questo che hai detto tu, per dire anche ai ragazzi, che nelle esperienze, questo è il 18° anno di Ristoriamoci, io ho visto ragazzi veramente fiorire, nel senso che noi ci buttiamo, perché purtroppo non abbiamo il tempo di fare il giornale, di revisione, di quello che dici. Però i ragazzi che hanno voglia di dire qualcosa,
Cominciano con le 2 righe, le 3 righe, le 4 righe grammaticali, H sì, H no, e poi li vedi nel corso dei mesi, addirittura alcuni che ci hanno accompagnato degli anni, come Antonio, che adesso vuole farti anche una domanda, che è stato 6 anni con noi, per esempio. All'inizio, Antonio, lo posso dire, che non è che scrivevi al meglio, adesso sei finito come scrittore, cioè scrivi adesso anche per un giornale. Insomma, sarà merito nostro? No, merito tuo che ti sei messo in modo, e che ha avuto comunque una vetrina, una possibilità come in laboratorio, che magari voi non sapete, come Carmine, che avete dentro di voi un potenziale. Non è detto che un domani non abbiate voglia di scrivere un libro, di scrivere una poesia, di diventare scrittori, di diventare giornalisti. Magari sì, magari no, però è una pietra che si lancia. Adesso c'è il nostro vecchio redattore, che adesso è il nostro collaboratore. Salve, sono Antonio e volevo chiedere a Carmine Leo, siccome ci ha messo a conoscenza della sua lunga carriera come scrittore, ma anche da insegnante, soprattutto maestro, e ne va molto fiero, cosa l'ha spinta a credere in ragazzi come questi o come ero io quando scrivevo in maniera sdrammaticata, diciamo? Io credo, ho sempre creduto nei ragazzi, perché io sono stato ragazzo pure io. Io non rinnego me stesso. Io mi ritrovo nelle facce, nei modi, nel pensare, modo di pensare dei ragazzi d'oggi, con le dovute differenze, chiaramente. A me c'è un'età e quindi ho maturato quelle idee e quindi cerco di venire a capo alla fine di un percorso. Quindi io non nego, diciamo, quello che sono stato, e nei miei scritti ritrovo le mie origini, quindi vado alle mie origini, perché scrivo, io voglio promuovere il mio territorio e i valori di quel territorio. Ho vissuto 40 anni a Napoli, il mare, facevo pesca sub, guai a chi mi toglieva il mare. Oggi, quando sono tornato alle mie origini, non c'era più il mare, c'era la montagna. E quindi ho riscoperto la mia montagna. Non so se qualcuno sa a Montevergine, quelle sono le mie montagne, il Partenio. E ho riscoperto la montagna e ho riscoperto anche la gioia di vivere in montagna. I miei alunni hanno fatto 12 anni sci in montagna. Li portavo nelle zone sciistiche dell'Abruzzo, del Molise, all'Abetone in Emilia-Romagna. Hanno vissuto anche questo. Li ho portati in tutta Europa. Le foibe, di cui noi parlavamo poc'anzi, io le ho portate sulla foiba di Bassovizzà e anche a vedere i forni crematori di Bucherwald. Quindi hanno fatto un percorso, quello che avrei voluto fare io, ma non c'era la possibilità al tempo mio. Quindi io ho molta fiducia nei ragazzi d'oggi. Ecco perché quella mia scuola, quella nostra scuola che condivido insieme ai vostri maestri, è la scuola del futuro. Quella che ci vogliono imporre adesso è una scuola denigratoria, cioè non riusciamo più a capire dove sta il buon senso della scuola. Non è soltanto prendere la carta, riempire un foglio e basta, cioè non devo mettere nella tua testolina, riempire la testa come si fa con una zuppiera. Io devo capire che nella tua testa ci sono delle idee valide anche per me, quindi io e te possiamo condividerle, è chiaro? Scrivere i suoi libri. Non ho sentito l'ultimo. Ho detto, da cosa trae ispirazione quando scrive i suoi libri? L'ultimo che sto al 13° capitolo, sì, siamo già al 13° capitolo, però uscirà penso per dicembre, è sul Covid, storie di Covid. Ne parleremo, no, ma noi, ne parleremo al Giuseppe
E forse non sa che io sono stato molto intubato, non intubato nel senso che mi hanno messo il tubo, ma dentro a un tubo dove proprio mi buttavano nel senso vero, aria fredda che era ossigeno. E io ne sono venuto fuori, grazie a Dio, veramente, perché la dottoressa diceva chissà se ce la fa stanotte da passare. E io a sentirlo mi sono armato ho lottato. È stato male, quindi prossimamente su questo schermo. Però voglio aggiungere che nel tuo libro autobiografico primo potremmo leggere che da ragazzino, per agganciarmi a quello che dicevate prima, eri uno scugnizzo, diciamo, sì. Stavi per strada, eri scugnizzo. Era terribile. Via Tribunali, dove sta l'Anticaglia, dove sta il teatro, via Duomo, la chiesa che sale su verso gli ospedali. Quella era la zona mia. Io ero comandante, perché prima si facevano le guerre con le spade di cartone. No, noi tenevamo le segherie lì vicino e con le spade di legno, ci davamo botte da orbi, poi tornavamo a casa tutte ammaccate e prendevamo il resto dei nostri genitori perché non dovevamo buttare. E quindi io ero uno scugnizzo. Lei si è un po' cambiato, a volte si esce con i coltelli, però questo è un discorso. No, ma vedi, prima ti faceva botte e poi si riusciva a scrivere. E non c'era pericolo che da dietro poi ti arrivavano a coltellate. È chiaro? Si era molto più sinceri. Andiamo a prima tu ci sei, dai. Allora, mi chiamo Maria Francesca e volevo chiederle se gli è mai venuto il blocco dello scrittore e se sì, come l'ha affrontato. Se ti è mai venuto il blocco dello scrittore, se sì, come l'hai affrontato? Sì. C'è stato prima dell'uscita di quest'ultima fatica, perché scrivere non è anche una fatica, ragazzi, anzi l'impegno quotidiano che io, per esempio, alcune opere sono state fatte in ospedale. Quando sono in ospedale tenevo un quaderno dove appuntavo, dove mi veniva, eccetera. Ma questo per quanto riguarda la poesia, perché è immediato. La poesia è diversa da scrivere un romanzo. Il romanzo deve avere un inizio, un corpo, una fine, e sono storie che si intrecciano. Ci vuole la sapienza anche dell'intreccio per tenere sempre viva la tensione, il pathos, si dice, no? Io devo dire la verità, ho avuto un momento di crisi proprio per l'ultima uscita. E questo libro doveva già uscire tanto tempo fa, ma non è mai uscito perché erano 2 anni, erano duri anni per me. Ho passato un pochettino la morte della mia signora, il fatto di aver sofferto tanto per la mia figliola che ha sofferto a sua volta per tanti anni. Quindi diciamo che la vita mi ha provato. Poi però, ecco, più cadi più tocchi il fondo e più ti viene voglia di risorgere. E io sono risorto, ho dei bellissimi e magnifici figli, ho 2 nipoti veramente stupendi che 2 nipoti stupendi che ha dedicato a loro il libro, a loro, ai miei figli e alle mie nuore, un omaggio a loro. Bene, questo mi ha aiutato a venire su e a uscirne, è chiaro? Bisogna sempre avere qualcuno a cui appigliarsi, o qualcosa, un valore, insomma, e dire no, perché devo stare giù? Perché devo stare sempre depresso? Io voglio vivere, e vivere significa agire. Fai qualcosa, pure se magari sbagli in quel momento, però agisci. Perché stare fermi nello stagno, nell'utile stagno, significa affogare, scendere sempre più. Carmen, posso aggiungere prima che c'è Anna che deve farti una domanda?
rispetto a quello che dici, per dare stimolo anche ai ragazzi. Si parla tanto oggi, proprio per i giovani della loro età, invece c'è quella tendenza a isolarsi, no? Poco i device, cioè di stare da soli. Invece quello che tu dici, cioè a volte ci sta anche la, come si deve dire, l'esaltazione della solitudine, no? Tu stai bene se stai bene con te stesso, secondo me è una grande sciocchezza, perché lo stare bene con gli altri, perché tu attraverso gli altri riconosci chi sei. Non so se capite questo concetto. Quindi sì, va benissimo vederci online, stiamo facendo questo podcast, Giuseppe è lontano, ma proprio Giuseppe ci andiamo a mangiare una pizza, ci prendiamo un caffè, abbiamo una relazione, cioè una relazione di confronto con l'altra persona, perché tu parlando con l'altra persona esisti. Il fatto che i ragazzi tendono a isolarsi e anche la società tende ad esaltare questo isolamento è una cosa su cui riflettere. Vabbè, non soltanto l'isolamento, da quello che tu dici, che grazie ai tuoi nipoti, a tue cose, certo, perché da solo, anche se hai avuto le vicissitudini, sei rimasto vedovo, però ho avuto l'aiuto proprio che l'affetto, l'amore. Io tutto genera dall'amore. Tutto è generato dall'amore, sicuramente. Quindi se io non avessi amato in tanti sensi, c'è una poesia che si chiama riamare, perché molto spesso voi siete ragazzi, cioè a un certo punto pensate che un settantenne o un ottantenne non possa amare, no, perché se voi dite amare da un punto di vista materiale, sessuale, tutto quello che volete, non è così. Amore ha tante sfaccettature. Amore significa donarsi agli altri senza pretendere. Ma quello mi ha fatto una sorpresia. No, non lo voglio più. Magari ti ha detto una cosa giusta, perché ti vuole bene, è chiaro il concetto. Quindi è l'amore che poi muove tutto. Ok, andiamo con Anna. Scusa, facciamo spazio. Mi chiamo Anna e vi volevo domandare quanto è stato vivere per lei in un paesino dell'Irpinia? Quanto è contato vivere per lei in un paesino piccolo dell'Irpinia rispetto allora, alla città? Breve, senti, è cambiata totalmente la mia vita. Basta dirti questo, è cambiata totalmente la mia vita. Qui avevo la confusione, il chiasso, non stavo mai solo, sai perché? Perché mi immergevo nella confusione. Poi avevo gli amici, le amiche, scendevo la domenica, avevo il negozio, tante cose che in un paesino di 700 abitanti sulla carta, ma di 300-400 abitanti effettivi. Era un paesino proprio morto. La mia fortuna è che non era molto distante dalla città e lì distante da Napoli, dove tenevo i miei figli. Quindi 40 km si fanno niente, oggi ci sono le auto, ma io dalla città per 10 minuti stavo ad Avellino Centro, è chiaro. Quindi ho cercato di rivivere, ma ho messo anche ordine. La cosa principale, rimettere ordine nella propria vita. Si cambiano modi di essere, si cambia l'atteggiamento nei confronti di qualcuno. Non si conosce più nessuno lì. Io sono tornato dopo 40 anni, non conoscevo più quasi nessuno. E allora comincio a dire, ma io sono tuo zio, io sono tuo cugino, io sono... E già incominci a cambiare un mondo. Però lo devi affrontare. E oggi, con la scuola, con le arti marziali, perché pure le arti marziali mi hanno aiutato ad essere accettato, io oggi ritorno ad essere quello che sono. Allora, sono Nives e le volevo chiedere qual è stato il momento preciso in cui ha deciso di essere uno scrittore. Allora, un momento non c'è stato, sai perché? Io a 14 anni ho fatto il primo volo sull'aereo. E sapete che cos'era l'aereo? Era un B-52
Chi non sa che cos'è il B-52? È l'aereo più grande che esista per trasportare le truppe militari a guidonia. Quindi questo aereo è enorme, più di 100 metri, e noi eravamo una quarantina di piccoli, io facevo la quarta ginnasiale all'epoca, che avevamo vinto un concorso di scrittura creativa, e io avevo scritto un romanzo di spy storie, e quindi ero riuscito a portare avanti questo romanzo con una ventina di cartelle. Da quel momento c'è stata sempre in me la voglia di scrivere, però io ho affrontato prima la scrittura come giornalista, fondando poi il giornale a scuola, immedesimandomi nel giornalismo della scuola mia prima a Roma, poi giornalismo della parrocchia, quindi sono passato attraverso tanti gradi. Poi quando sono andato a scuola ho fondato il giornale a scuola e poi ho iniziato a diffondere questa cultura. Dopodiché sono passato allo scrivere. Quindi è stato lungo il percorso, però diciamo dal 2002 ad oggi questa è la mia produzione. Ho una domanda. Lei ha trattato molti argomenti nella sua scrittura, diciamo. C'è qualche argomento che non ha ancora trattato, e se sì, per quale motivo? Per difficoltà nel riuscirsi a calare in un determinato contesto? Cosa le manca, cioè, per, diciamo, nell'animo di scrittore, per completarsi? Bella domanda. Io vorrei urlare talvolta, perché non condivido aspetti di una società che si vuole perdere. Vorrei urlare perché e scrivere qualche cosa contro determinati governanti, ma che non devono essere per forza despoti, ma che possono essere anche sottili, intelligentemente sottili, e ti tolgono il respiro, ti tolgono la libertà, ti violano nella tua concezione morale. E qui io iniziai un periodo prima che uscisse un noto fantascientifico romanzo dove si parlava di 40 assassini a Venezia, romanzo veneziano, si parlava della morte di grandi politici, inspiegabile. Io di questi politici vorrei dire tante cose, però non me ne viene voglia in questo momento. Posso un attimo? Prima tu, perché c'ho le ragazze. Allora, mentre loro si organizzano, essendo io e la collega, la socia Mestre, siamo curiosi di sapere tu che cosa intendi per bella scuola. Dacci uno spunto, un suggerimento. Noi vogliamo sempre migliorarci. E poi cosa non ti piace della scuola? La bella scuola era quella politica. Adesso ce lo deve dire lui. La bella scuola non è quella politica. In sintesi, cosa ci dice? La bella scuola non è quella politica, è quella delle idee. No, perché mi dice questa buona scuola orribile di anni fa. Parliamone un attimo. È la bella scuola. Tra l'altro è stata voluta questa dicitura da una carissima amica mia, collega di scuola media, che purtroppo ci ha lasciato anzitempo, e con la quale ho condiviso tutte le manifestazioni possibili e immaginabili. E lei, sul letto di dolore, ha intitolato La bella scuola, e mentre un'altra collega di educazione fisica ha aggiunto quella frase sotto, che è il maestro esuberante. Quindi una scuola anche di tanto sentimento. Tanto amore. I ragazzi vanno amati, ma anche con un certo piglio, perché l'autorevolezza così si è. Oggi nella scuola non c'è più autorevolezza, c'è autorità. Se non la pensi come me, fuori dalla... Questo è chi dirige più che altro.
non soltanto chi dirige, no, questo è il nostro errore, non è soltanto chi dirige, perché a questo livello possiamo ancora parlare di chi dirige soltanto, ma anche tra i professori sono questi, anche tra i docenti c'è questa divisione. Faccio un piccolo esempio, Galliani, 1988, se non ho il telefonino, speriamo che non sia normale. No, se l'avessi avuto vi facevo vedere il gruppo che si è diplomato nel 1988, le mie classi, 1982, 1986, sono ancora qui, io con loro vengo a mangiare la pizza, sono ragazzi che hanno ormai raggiunto l'apice della carriera, chi come insegnante, chi come funzionario, chi come medico, eccetera. Voglio dire, nelle scuole superiori si sta reinstaurando quel potere politichese per cui uno contro l'altro, non la penso come te, deve essere massacrato. No, questa non è la mia scuola. La nuova scuola sociale, la nuova scuola predilige questo. Predilige questo. La separazione. Certo. Vite e timpera. Questo è. Mentre invece quella scuola è inclusiva. Cioè quella scuola vi mette in contatto l'uno con l'altro. Cioè non c'è un modo di pensare uguale a te e lei, perché ci saranno delle differenze dovute all'ambiente sociale, alla famiglia, però ecco, la condivisione poi fa crescere insieme le persone. Allora, altre domande, dai che siamo verso le due figlie. Fatima? No, c'è la prima Anna. Vai Anna e poi Fatima. Vogliamo leggere qualche cosa? Sentiamo le domande e poi dopo leggi qualcosa. Mi chiamo Anna e le volevo chiedere se l'ispirazione proviene dal luogo dove abita oppure proviene già dall'anima. Che bella domanda. È bella domanda, profonda, grazie. Allora, vedi, le due cose non sono escludenti l'una dell'altra. Io, se sento qualche cosa per la mia terra di origine, è perché mi viene da profondo. E quindi potevi stare anche a Napoli, avere la stessa ispirazione? Allora, la stessa ispirazione per Napoli è stata nel momento in cui ho insegnato. E ho insegnato, per esempio, nella 167, ragazzi. Sapete che cos'è la 167? Quindi molto spesso la volevano paragonare a Forcella. Forcella è un paradiso. Quando io sono stato, faccio una parentesi, il grande scrittore che ha parlato della camorra, che è diventato ricco, sapete chi è? Sariano. Non si è mai sporcato le mani per andare a prendere metri quadrati i bambini e portarseli a scuola. Io ero il direttore aggiunto, mi va a pigliare i bambini mezzo quadrato, Raffaello Caruzzi, tutti quanti, e me li portavo. E giocavano con i miei figli nella palestra. Questo era il saper essere disponibile agli altri. L'altro è soltanto scrivere, poi prendo i soldi e vado a vivere in America perché ho paura. No, io non sono andato mai non ho mai avuto paura. Anche quando hanno ammazzato 8 persone, per un quarto d'ora io mi sono salvato. Per un quarto d'ora. Perché il boss mi ha aspettato la famiglia a tazza di caffè. E questi miei figli lo sanno. Quindi questo significa dare tutto se stesso. La scuola deve essere questo, non è a pazziella. Ormai siamo diventati tra politichese e molti dirigenti che non sanno neanche che significa dirigere, ma fanno i dirigenti. E che peccato togliere la professionalità di direttore didattico e di preside didattica, cioè pensate per la scuola. Vabbè, diciamo che la scuola ha avuto le performance di aziendale, per cui si fa la direzione, dire una direzione. Volete fare una risata? C'è da dire anche che hanno, diciamo, riempito di responsabilità assurde i dirigenti scolastici. L'hanno voluto loro. Adesso, quando è venuta l'ultima preside che ho conosciuto, vuol dire che io perché io con la preside precedente ero il fiduciario, era amici da vecchia data,
Filomena, Carmine, quando io mi sono presentato alla nuova preside, piacere, sono il maestro Carmine Leo, basta. E c'era la preside che se n'era andata in pensione, dice: Carmine, come sai? Mi ha abbracciato, mi ha baciato, e perché a lei la baci le dà del tu? Dico, io veramente a lei non la conosco, adesso mi ha presentato Mena a lei come preside, quindi io ho il dovere di chiamarla signora preside, signora dirigente. Mi ha portato il muso tutto l'anno, voleva delle cose che io non gli ho voluto fare e quindi mi ha tolto inizialmente il sangue, ma che sarà un bene. Poi ha chiuso il giornale per farmi il primo scalo. C'è il laboratorio del giornale che anche noi ogni anno, noi siamo accorpati alla Confaloniere, non siamo più ristori, però abbiamo avuto una dirigente che non conoscendo ci ha dato fiducia, esatto, e ha voluto che continuasse. Sono ancora i dirigenti, non è colpa nemmeno dei dirigenti, è proprio la politica che ha voluto cambiare la struttura della scuola. Quindi loro hanno 1000 responsabilità e si allontanano dalla didattica. Perché no, ci sono per fortuna ancora un nervo che è rimasto di dirigenti. Ragazzi, Fatima. Fatima, sappiamo che lui è stato un istruttore di judo, questo ha migliorato e ha cambiato qualcosa nella scrittura o è rimasto in una parte della sua vita? Allora, ti dico, non sono judoka, l'ho fatto il judo, sono messo gli arti marziali karate, sono di karate, quinto danno. Ho lasciato tanto tempo fa e ho ripreso adesso come arbitro nazionale e internazionale, però sì, hai ragione, mi ha dato l'occasione di dirti che mi ha cambiato, certo, perché l'arte marziale, si chiama arte marziale, mi ha dato il senso di me. Quando io vado a insegnare agli allievi la tecnica, non è la tecnica che insegno, ma è lo spirito della tecnica. Il karate non è violento, le arti marziali si chiamano marziali, ma non sono violente, anzi sono difensive, cercano l'arte marziale ti deve far rientrare in voi stessi, scoprire quello che siete realmente in profondità. Io non ho mai avuto modo di bisticciare, certo un paio di volte in strada a Corso Secondigliano, 40 punti in testa, mi dovevo sposare all'epoca, davanti a un palazzo alto e dall'ultimo piano mi guardavano, chi gli dava, chi è? Però gli ho dato 40 punti in testa con la loro stessa pistola. Però voglio dire, quel modo di è un tentativo di rapina, se può capire qualsiasi cosa. Tentativo di rapina. Tentativo di rapina, lo racconti, chi non lo sa, dice vabbè, lui fa. Mi dovevo sposare e tenevo dei soldi in tasca, non l'avevano saputo e mi avevano loro volevano rapinare. Non ci sono riusciti. Ma quel modo di essere violento è soltanto difensivo. L'altro modo di essere è quello di introspettivo. Quindi trovare te stesso dentro la tua profondità. Questo è il modo di scrivere. Lo scrittore deve entrare in se stesso per poter scrivere. Quindi certamente mi ha aiutato. Ancora oggi il maestro Tano Fattorello, ottavo danno, mi ha fatto una elencazione di... Non l'ho pubblicato perché è un fatto personale, però ha colpito, cioè chi scrive è perché ha qualcosa dentro. Se tu non tieni dentro niente, che cosa puoi dire? Niente. Ma io penso che tutti quanti abbiamo qualcosa da fare, perché deve uscire fuori. O abbiamo paura di metterlo in condivisione, oppure ci sarà la possibilità che prima o poi esploderete e scriverete. Anche la poesia sul diario, come si fa la poesia sul diario? Amore mio, ti amo, è vero o no?
il cuore con la freccia. L'avete fatto? Sì. Tu l'hai fatto. Hai detto, non fare la stupiona. L'ha fatto, è vero o no? Allora chi c'è? La faccio io. Sì, Antonio. Ritornando... Scusa, dopo me lo dici chi è. Antonio ora? Ritornando al trasporto che ci ha raccontato prima, che andava a prendere gli studenti, diciamo che si è sporcato le mani e giustamente a parer mio si è paragonato invece a chi le mani non se le è sporcate ma ha sporcato il territorio che ha raccontato. Secondo lei, in una società che premia chi le mani non se le sporca più e fa soltanto teoria e li esalta oltremodo, a mio parere, è una cultura che è un po' in crisi in questa generazione? Non è in crisi questa cultura la si vuole in auge, cioè chi non ha mai fatto nulla e si arroga il diritto di criticare chi fa, anche se sbaglia, io non l'accetto, perché almeno quello ha il coraggio di essere in prima persona e fare, non teorizzare, è chiaro? Quindi sotto questo aspetto, anche quando uno scrive, è un messaggio che deve trasparire dalle sue opere, è l'accettazione del modo di vivere. Io non ho scritto di questo, anzi forse nel primo romanzo l'ho scritto, quando parlo della 167, oppure della ragazza che mi è morta tra le mani, al Gagliari, una ragazza di quinta che mi è morta tra le mani perché si faceva, e io a altri persone ho cercato fino alla fine di salvarli. Questo mondo di cui tu mi parlavi non l'avrebbe aiutato. I professori oggi non fanno fare i viaggi ai ragazzi perché hanno paura di quello che sono le responsabilità e soltanto le responsabilità. È chiaro? No, io sono a favore del... Carmine, tu sei anche notato docente esperto di comunicazione. Sì. Allora c'è qualcosa che difetta molto in questa comunicazione odierna, no? Noi ce ne accorgiamo guardando i mass media. Anzi, io cerco di evitare di guardare i mass media. Dai un consiglio ai ragazzi. Come devono fare a far sì che emerga sempre il loro spirito critico e che non si lasciano condizionare dalle varie versioni che sentiamo in giro, molte volte ovviamente fake, versioni fake, inventate, modificate. Cioè il giornalista ora cosa è diventato? Tu dacci una dritta. Allora, come devono fare a capire? Allora, vi voglio dire questo. Io ho scritto una volta, anzi in TV Rai 1, una domenica ho beccato il professore Sabatini, che fa la rivista sul modo di parlare, sulla grammatica. Sì. Sabatini è un grande professore. Allora, io ho posto, dico, perché fanno tanti errori nessuno li corregge? E io ho specificato un errore in particolare, quelli della notte di nulla, anche il Presidente della Repubblica, ha sbagliato. Anche gli onorevoli, quando c'è gli strafalcioni. Che cosa significa? Non è che io sia migliore di loro, attenzione, l'errore l'ho fatto prima io, questo errore di cui vi sto dicendo l'ho fatto prima io, perché non andavo mai a leggermi la grammatica. Ho dato per scontato quello che voi non dovete mai dare per scontato, che la grammatica la sapete. Quando avete il dubbio è necessario, è importante. Solo lo stupido non ha dubbi. Quando avete dubbi, rapportarsi con Dio o una P. Mi può venire il dubbio? Sì. Oppure con il telefonino il vocabolario e certamente lo provo. Anche su internet, i vocabolari ormai sono su internet, anche su internet c'è il vocabolario, usate il telefono. Allora qual è la cosa che possiamo proprio prendere dallo spunto? Leggere. Bravo. Perché molto spesso noi non leggiamo e non capiamo perché non leggiamo.
Se voi pensate che il mio bagaglio culturale come terminologia o in fase di termini si è arricchito man mano che io scrivevo. Sarò padrone di 200-300 mila parole, ma all'inizio io ne avevo 100.000. Mi sono arricchito leggendo gli altri autori, podcast che significa, io non faccio niente podcast, sono dovuto andare a ricercarmelo perché sono ignorante in materia. Ma perché sono nuove cose, ci sono nuove parole che andare a cercare, ecco perché loro chi sanno scrive, parole che noi non sappiamo. fate bene a scrivere e il vocabolario sempre vicino, però la lettura è importante, anche perché se non leggete dove ne prendete i nuovi termini? Carmine, come siamo in chiusura, io vorrei, se non ci sono altre domande dei ragazzi che hanno preso appunti comunque, spero che scrivano cose belle. Già hanno anche pubblicato. Hanno pubblicato pure. Vorrei che tu chiudessimo questo incontro leggendo dei versi dell'ultimo tua fatica, visto che ci hai portato la bozza, perché ancora è difficile. Se leggi... Allora, prima parlavamo di femminicidio. Mamma mia. Allora io... No, tu. Allora mettiti lì a leggere. No, si mette in postazione. Allora Giuseppe, chiudiamo con questa, poi tu ci dici qualcosa, se abbiamo l'autore, è vero che la poesia è soggettiva, no? Cioè tu la scrivi, poi diventa di la legge. Quindi vediamo loro, ascoltando questa poesia, che cosa vi ispira, qua potete intervenire. Mi è piaciuto, soprattutto che cosa vi evoca, che vi ispira. Legge Antonio, interpreta, Le scarpe rosse. Sulle scale ormai famose per le scarpe femminili color rosso, una mano tremolante ha posato un nuovo paio. Scarpe a punta e tacco a spillo, e la destra era intera, la sinistra col tacco rotto. S'era rotto per fuggire alla furia di un uomo un diamante a cui aveva regalato dolci abbracci e carezze delicate. Era rosse come il sangue che quel giorno aveva macchiato il terreno su cui giaceva. Erano scarpe ormai inutili, come inutile è sembrata la sua vita all'assassino. C'è chi muore per amore, c'è chi ammazza perché è folle di un amore disturbato, di malata possessione, che di amore sa di nulla. Quante scarpe su quei gradini, e domani un nuovo paio, la sua storia racconterà. È la stessa, sempre uguale, di follia assassina, e si insinua in tante menti, che dell'odio ne fanno un dio, con diritto di vita e morte sulla donna che è d'intraccio. Sono uomini vigliacchi, assassini, non più amanti, egoisti e violenti, senza alcuna dignità. Sulla scala piena di scarpe, una rosa ho portato, rossa sì come il sangue, già versato per i tanti femminicidi. Una rosa e non le scarpe, con le speme che quel fiore possa a tutti ricordare che un amore vero e umano non esiste se si vuol negare la vita di colei che un giorno si amò. È emozionato, certo, parlo di sé è preposto. Che dico? Che parola vi ha toccato? Mi sente qui. Parlami dopo, poi si prendono niente, non vi ho spiegato, siete consigliati. Io vorrei che qualcuno vi raggiunge qualcosa. Siete contente se io vi dicessi che questa poesia mi è venuta così? Sapete perché? Quando ero ragazzo come lui, alla sua età, Via Duomo, la conoscete Via Duomo? Sì. Voi siete giovincelli, ma prima a Via Duomo c'era all'angolo Lupin, tanti anni fa, e io con i miei compagni della stessa età stavamo passeggiando, era un sabato sera, quindi amavamo passeggiare per la città, facevamo Via Duomo, poi giù, poi rettifine e ritornavamo. Bene, vedi una scena che è rimasta sempre nei miei, al di là dei femminicidi, eccetera, ma mi è rimasta sempre presente. Un ragazzo, noi stavamo sul marciapiede salendo sulla destra, prima del Bartico,
prima di Settembrini, c'era questo ragazzo che con la mano, la testa della ragazza, dentro la saracinesca dell'Upim. Io e gli altri amici, che tra l'altro uno adesso è commissario, ex commissario della zona di Caria, è stato commissario, l'altro è un avvocato, rimanemmo così. Allora io presi l'iniziativa, perché ero quello più animoso, e andai là e con una mano allontanai proprio questo ragazzo e poi aiutai ad alzarsi da terra. La reazione sapete qual è stata? Non posso essere scurrile. Si alza a terra la ragazza. Ma chi ti ha fatto fare? Chi ti ha chiesto niente? Cioè quello col sangue dietro, perché aveva dato la testa. Io rimasi così sconvolto che si scusa e me ne andai. Passa di uno dall'altro lato. Disse Enzo, l'altro amico, disse, hai visto? Chi ti ha fatto fare? Ed è rimasto sempre nel mio... Magari la ragazza era manipolata. Certo, ma anche quello è un femminicidio, quello voglio dire. Cioè, le ragazze non si ammazzano soltanto con il sangue, le ragazze si ammazzano anche con la parola, anche togliendo loro la dignità. Noi portiamo le scarpe, è una moda. La moda del lucchetto, la moda delle scarpe, è una moda. La sostanza è il rosso sangue, il sangue che bagna, ma sangue non soltanto quello che scorre nelle vene, è sangue quello che scorre anche mentalmente. E voi sperate di non incontrare mai un deficiente così, un assassino di questo livello, perché oggi ce ne sono. Si dice a Napoli si dice o ci viene una sfoglia di cipolla. Ma sapete perché c'è sfoglia di cipolla? Perché manca in famiglia, manca la famiglia, manca l'educazione all'amore, manca l'educazione all'affetto, manca... Se a scuola voi avete mai parlato di rapporti sessuali, di amore, che cosa significa amore? Perché significa soltanto sesso, amore? No, amore significa amore materno, amore fraterno, amore amicizia. Questo comunque sono predisposizioni ai sentimenti. L'amore è un sentimento e l'uomo vive di sentimenti, altrimenti che razza d'animo teniamo? Il valore e il senso della vita. Noi quando parliamo di sensi deriva da sentire. Sentimento deriva da sentire, quindi se io non sento qualche cosa non sono vivo. Non so se mi spiego. Se voi non sentite niente per una persona, potete dire di volergli bene? No. Se ti toccassero tuo padre, come ti sentiresti? Diventeresti una tigre, è chiaro? E così è, quello è un sentimento di rabbia, ma anche di ribellione. Vedete quante sfumature, per tornare al 70 sfumature. Io lo posso vivere così, l'altro lo vive in un altro modo, però in tutto c'è l'indignazione. Io direi che una chiusa meglio di questa, cioè comunque le poesie 70 sfumature, credo che tu abbia toccato tutti i tuoi sentimenti, no? Ne voglio leggere una. Leggine un'altra tu, di qualcuna che ci dà speranza, ecco, qualcosa di più, di un sentimento, diciamo, più serio, che ci dia più sollievo rispetto a questo. Certo. Che c'è? Vuoi fare una domanda? Dai, di. Tutto qua, sai? Noi noi vogliamo bene, siamo troppo tolleranti. Poi ne parliamo dopo. Leggi questa poesia e chiudiamo il podcast oggi. Allora, è una poesia brevissima, perché le poesie possono essere lunghissime come quella che abbiamo letto,
ma una brevissima, anzi ne leggerò due perché l'uno ha il senso dell'altra. Scusate, io... Trovata? Allora, e poi si fa sera, e poi dopo il giorno si fa sera. I colori man mano si dissolvono, il buio tutto abbraccia e incede già la notte. Gli animi si chinano su se stessi, i ricordi si fanno più intensi e raccontano il tempo che fugge dell'umano desio. Questo è breve e quest'altra è un'altra. Io chi sono? Sono materia, sono vivente, sono un essere pensante. La ragione mi distingue dal mio cane che mi è amico. Io ragiono, almeno spero, Argo, il mio cane, invece segue il suo istinto. Anche io ho l'istinto e a volte mi comporto come Argo. Sono un uomo razionale che è su in cima alla scala dei valori che classificano ciò che esiste. Tutti gli esseri viventi hanno un'anima vitale. Anche l'uomo ne ha una superiore a tutte le altre, razionale e sentimentale, che lo rendono uomo libero. E per questo noi proviamo gioie poche, tanti dolori, e poi quando questo corpo finirà, anche l'anima perderà e materia tornerà. Così è scritto nel destino d'ogni essere vivente. E qui c'è un po' il condenso della... Ringraziamo Carmine sempre dei nostri ospiti che soprattutto dedicano la cosa più importante che nella vita abbiamo, il tempo, perché il tempo fugge, non è per noi sembra sempre che tanto, ma in realtà l'importante è dargli senso. Se diamo senso al tempo e a quello che viviamo, anche voi in quest'ora, magari nell'età che avete, giustamente siete stati veramente eccezionali anche per l'ascolto, perché loro sono educati all'ascolto e questo già, ragazzi, vi faccio veramente un plauso per questo, perché non è scontato, che è difficilissimo ascoltare, soprattutto quando si parla di poesia e letteratura. Poesia e letteratura, non avendo letto i tuoi testi, io spero che prima o poi li leggano. Appena arriverà te lo regalo. Assolutamente. Però io credo che qualche spunto, qualche esempio, cioè conoscere vite altre e arricchire la propria, perché noi ne abbiamo una sola, quindi con il discorso di prima, da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo relazionarci con l'altro che magari ha avuto una vita di esperienze, che ha avuto rispetto a noi, magari ne sa di più, ne sa di meno, anche lui si è arricchito, penso, di avere questo incontro. Certo, allora, se non avessi creduto all'arricchimento mio personale non sarei venuto. È reciproco, perché noi stiamo cercando noi non possiamo essere noi stessi e non attraverso voi, attraverso l'altro. Io vivo perché tu esisti. Se tu non esistessi io non vivrei. Dici, ma come io no? Sì, perché io per te sarei il nulla, il niente. E tu per me saresti il nulla, un'esperienza mancante, un affetto mancante. Avrò degli altri affetti, ma il tuo non lo avrò, perché tu non esisti.
come io per te non esisterei, e quindi tu per me non proveresti niente. Dolore, amore, affetto, odio, gioia, non esiste per te. Quindi l'esistenza può essere il vivere e il non vivere, l'essere e il divenire, io, noi. Quindi vedete quante cose. Io sono brava. No, noi siamo bravi. Non mettiamo sempre io avanti, perché tu puoi esistere per uno, per un altro, per me no. Quindi la vita è fatta di questo. Io esisto attraverso lui. Chi vi conosceva? Oggi vi ho conosciuto. Siamo entrati in empatia, cioè pathos, umore, anima che si ritrovano, anime che si ritrovano. Questo è stato bellissimo, ragazzi. Io vi ringrazio. Grazie a te, grazie a te. Grazie a Giuseppe, con cui abbiamo appuntamento. Giuseppe, rivelati, palesati. Eccolo, eccolo, arriva dall'occulto. Perché Giuseppe, spero, ma non è che te ne sei andato a dormire questa ora? Sei stato con... No. È registrato tutto mentalmente, sappiamo. Allora ragazzi, un attimo, Giuseppe, la parola a te. Io rispetto ai temi trattati oggi, no? Anche in qualche parte è uscito il patriarcato, il femminicidio, no? Io ragiono sempre da sociologo in termini di causa ed effetto, no? Non sempre. In termini di... Ma com'è che non mi sentite? In termini di causa ed effetto. Aspettate, prova. Forse sì. un problema. Sì, ti ascoltiamo. Penso che comunque il patriarcato, il femminicidio sono comunque degli effetti della nostra società. Io più di femminicidio parlerei di staticidio, per esempio, no? Che è un termine forse coniato da me. E la scuola è complice dello staticidio quando non è una scuola come la vostra, quella che portate avanti voi. La scuola non è complice quando è medium, cioè si pone al centro, no, delle cattive volontà statali e al centro del territorio. Allora io ogni puntata che faccio con voi rimango meravigliato, vi ho conosciuto, sono stato anche io a scuola da voi, rimango meravigliato per il grande lavoro che state facendo sui ragazzi. E Antonio praticamente è il frutto, perché in effetti noi, se vediamo in proiezione quello che avverrà, tutti i vostri ragazzi saranno un futuro Antonio. E volevo è un concetto assolutamente, mi sente? Sì, io ti sento. Allora, è un concetto che assolutamente sposo da filosofo, perché io sono mosso sempre dalla filosofia, una filosofia di vita, certamente, anche quella sportiva è una filosofia, ma è sempre filosofia di vita. Per cui quando interagiscono le cause di mettersi in comunicazione e di condivisione, allora si cresce sempre insieme e si evitano le culture sociali. Io le chiamo culture sociali perché è stato cattivo uso della libertà. Il liberticida è quello là che non è che ammazza soltanto col coltello, è quello che toglie le certezze alle persone e quindi io così la penso.